Il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare è un diritto umano che discende direttamente dal diritto umano numero 18 che riguarda la libertà di pensiero, coscienza e religione. Questo vuol dire che è universale e non è derogabile, quindi non è possibile sospenderlo. Purtroppo assistiamo sempre più sovente a sospensioni e violazioni gravi di questo diritto, addirittura in alcuni paesi non è neanche riconosciuto. Al momento, ad esempio, in Ucraina de facto è sospeso. Questo significa che non è possibile fare richiesta per svolgere un servizio civile alternativo, che gli obiettori di coscienza, coloro che si dichiarano obiettori di coscienza, vengono citati in giudizio, possono essere condannati ad anni di reclusione, possono essere forzatamente mantenuti al fronte oppure subiscono altro tipo di persecuzioni. Ad esempio, in generale in Ucraina per tutti gli uomini dai 18 ai 60 anni è impossibile poter lasciare il paese. Questo vuol dire che diventa anche molto pericoloso potersi muovere all'interno del paese, nel caso di controlli di polizia, ad esempio. Questo significa che c'è una necessità di protezione per queste persone che spesso cercano anche di lasciare il proprio paese e di fuggire. Per questo motivo, proprio 2 anni fa, all'incirca nello stesso periodo, oggi è il 10 di luglio, quindi intorno a maggio-giugno del 2022, è stato rivolto un appello da parte della War Resistance International di Connection EV, dell'International Fellowship on Reconciliation e dell'Ufficio europeo per l'obiezione di coscienza alla Presidente della Commissione europea, von der Leyen, e al Presidente del Consiglio europeo, Michel, per dare protezione e asilo per gli obiettori di coscienza che si rifiutavano di prendere parte alla guerra in Ucraina. Quindi per gli ucraini, così come anche per gli obiettori di coscienza i disertori russi e anche per quelli bielorussi. Questo perché questi sono principalmente i tre paesi che sono coinvolti in questo conflitto che ancora oggi, dopo 2 anni, continua. La situazione in questi altri due paesi, Russia e Bielorussia, è molto preoccupante. In Russia continuano le retate in ostelli, in alberghi, viene riportato che ci sono delle mobilitazioni forzate, così come c'è un crescente numero di soldati che evade, fugge, lascia il fronte, perché si rifiuta di essere coinvolto in una guerra che costituisce anche un illecito internazionale. Il movimento degli obiettori di coscienza russi dà sostegno e consulenza ai giovani e meno giovani che si rifiutano di prestare servizio militare, che cercano di evitare la mobilitazione. Alcuni di questi riescono a fuggire in paesi limitrofi che facevano parte dell'ex Unione Sovietica, dove non è richiesto un passaporto. Altri riescono ad arrivare in paesi europei e qui a fare domanda per asilo politico. Ma purtroppo, come è successo ad esempio di recente in Germania, molte di queste richieste di asilo vengono rifiutate con la giustificazione che non esiste un reale rischio per queste persone di nel ritornare nel proprio paese. Questo non corrisponde alla verità, non corrisponde a quanto viene riportato dagli obiettori di coscienza stessi, così come dalle organizzazioni che si occupano di diritti umani nel paese, ad esempio in Russia. La situazione in Bielorussia è anche molto preoccupante perché di recente è stata reintrodotta la pena capitale che interessa in particolare i disertori. C'è una situazione di violazione di diritti umani che interessa tutta la popolazione. Abbiamo il caso di Nash Dom, che è un'organizzazione per i diritti umani bielorussa. La sua coordinatrice, Olga Karaj, è in esilio in Lituania, dove ha chiesto asilo e l'asilo le è stata negato. Lei si occupa di dare assistenza agli obiettori di coscienza bielorussi che si recano in Lituania per cercare protezione. E molto spesso, così come accade per gli obiettori russi, viene loro negata questa protezione. Quindi c'è una urgenza di poter sensibilizzare su questo tema. La notizia è di ieri che Olga Karaj ha ricevuto una sentenza in Bielorussia a 12 anni di carcere e 170.000 euro di penale per il lavoro che ha svolto in quel paese a protezione dei diritti umani. Altri sono i casi pendenti su di lei. Lei è un caso, purtroppo ce ne sono tantissimi altri.
La campagna di obiezione alla guerra non si è limitata a un semplice appello alle istituzioni europee o appelli ai paesi europei per dare asilo e protezione agli obiettori di coscienza. Il 21 di settembre, Giornata internazionale della pace del 2022, è stata anche inaugurata una petizione online per invitare tutti i cittadini a firmare questo appello e poter dare sostegno alle richieste di protezione di asilo per gli obiettori di coscienza e disertori provenienti dalla Russia, dall'Ucraina e dalla Bielorussia. Ad oggi sono state superate le 52.000 firme e sono centinaia le organizzazioni che appoggiano questa campagna internazionale, una campagna di informazione innanzitutto, perché molto spesso c'è una carenza di informazioni su quale sia la reale situazione di coloro che si rifiutano di prender parte alla guerra in questi paesi. Così come un altro obiettivo è quello di sensibilizzazione e di solidarietà internazionale. La solidarietà internazionale si traduce anche in appoggi concreti. Ad esempio la campagna di obiezione alla guerra fa anche delle raccolte di fondi per poter sostenere gli obiettori di coscienza nelle spese legali nei propri paesi, così come per quanto riguarda le procedure di richiesta di asilo che attivano in diversi paesi europei e che richiedono l'assistenza legale. Questi sono atti concreti che sono fondamentali per questi obiettori di coscienza, per questi cittadini che si rifiutano di dare il proprio sostegno alla guerra in Ucraina. L'Ucraina non è l'unico paese in cui è in atto un conflitto armato, purtroppo sono tantissimi altri paesi in cui ci sono delle guerre e ci sono obiettori di coscienza in tantissimi paesi. Per tutti questi paesi ci sono delle azioni mirate di sostegno. La War Resistor International, Connection EV e l'Ufficio europeo per l'obiezione di coscienza, per quello che riguarda i paesi dell'area europea, continuano a essere coinvolti in task force dedicate per dare proprio sostegno a questi obiettori di coscienza. In questo caso la campagna di obiezione alla coscienza, all'obiezione alla guerra, scusate, Object to War Campaign, dà sostegno in particolare con un focus a questi tre paesi, perché la situazione è di particolare preoccupazione. Un altro esempio è Yuri Shevchenko, il segretario esecutivo del movimento pacifista ucraino, che è sotto processo. Ha già scontato diversi mesi agli arresti domiciliari ed è accusato di giustificare l'aggressione russa a causa delle proprie dichiarazioni per la pace. Lui si prodiga molto anche per l'assistenza legale agli obiettori di coscienza, di cui abbiamo già parlato prima, che sono perseguitati e molto spesso sono anche chiamati in giudizio in Ucraina. Quindi è importante poter dare questo sostegno. Invitiamo tutti in quanti a sostenere la campagna Object War Campaign e ricordiamo che c'è una nuova piattaforma che si chiama sul sito www.refusewar.org, si chiama appunto Refuse War, rifiuta la guerra, ed è una mappa interattiva in cui ciascuno ha la possibilità di pubblicare una propria dichiarazione di rifiuto della guerra e di sostegno della pace. Questo perché è importante ricordare che sono numerosi i conflitti armati nel mondo ed è importante dare sostegno a tutti coloro che a rischio della propria vita si rifiutano di prendere parte, di imbracciare le armi, di imparare ad uccidere e di uccidere in questi conflitti armati. La campagna Object War Campaign continua l'appropriazione a diverse iniziative in programma. Tantissime sono già state svolte, in particolare in occasione della Giornata internazionale per l'obiezione di coscienza, il 15 maggio, e della Giornata internazionale per i diritti umani che si svolge a dicembre. Queste sono solo due delle opportunità durante le quali gli organizzatori, i coordinatori della campagna che io qui rappresento, lanciano per tutti i sostenitori della campagna. Quindi questo è un sostegno concreto per coloro che con i fatti rifiutano di prendere parte alle guerre e di sostenerle. Grazie mille.